L'avvocato fece scivolare le carte del divorzio sul suo scrittoio di mogano con un sorriso che mi fece venire un groppo allo stomaco. Signor Harrison, prima di firmare, forse vorrebbe dare un'ultima occhiata alla sezione 12 del testamento di Edward Whitmore. Mia futura ex moglie Stephanie divenne pallidissima. Le sue dita perfettamente curate, quelle che avevano appena firmato per chiudere il nostro matrimonio di 7 anni come se fosse uno scontrino di un ristorante scadente, si bloccarono a mezz'aria. «Di cosa stai parlando?» chiese, ma la voce le si spezzò sull'ultima parola. «Mi chiamo Jason Harrison, ho 42 anni, e fino a 3 settimane fa pensavo di avere una vita abbastanza buona. Lavoravo come architetto senior alla Riverside Design Group, con uno stipendio solido che ci permetteva di vivere comodamente nella nostra casa a schiera ad Ashland Heights. Mia moglie Stephanie era disoccupata da 4 anni, non perché non trovasse lavoro, ma perché diceva di trovare se stessa attraverso ritiri di yoga e corsi di autoscoperta che costavano più della rata di un'auto. Ci eravamo conosciuti 9 anni fa a un'asta di beneficenza. Lei coordinava l'evento, muovendosi tra la folla con una sicurezza magnetica che faceva venire voglia a tutti di starle vicino. Quando rise alla mia battuta sul vino troppo caro, ero già perso. Sposati entro 18 mesi. I primi anni erano stati buoni. Non perfetti, ma abbastanza da non farmi notare i piccoli cambiamenti nel suo comportamento, come controllava il telefono continuamente a cena, come iniziava a prendere chiamate in altre stanze, i vestiti costosi che comparivano nel suo armadio nonostante non avesse un reddito. Mi dicevo che ero paranoico, che i matrimoni di successo richiedono fiducia. In realtà, fiducia e stupidità a volte si somigliano molto. Il nonno di Stephanie, Edward Whitmore, aveva costruito Whitmore Industries dal nulla. Aveva iniziato con un solo negozio di ferramenta nel 1968 e l'aveva trasformato in una catena di 73 punti vendita in 6 stati. L'uomo era duro come la roccia, uno di quelli che lavorava 16 ore al giorno anche a 70 anni, perché stare fermo era come morire. L'avevo incontrato esattamente 4 volte durante il mio matrimonio con Stephanie. Ogni volta mi guardava come se fossi qualcosa attaccato alla suola della sua scarpa. «Sei un architetto», mi aveva detto al nostro primo incontro, come se la mia professione fosse quella di un netturbino. Stephanie avrebbe potuto fare di meglio. Lei lo prendeva in giro, diceva che il nonno Edward era solo un po' all'antica, ma io vedevo come le brillassero gli occhi quando parlava del suo impero commerciale, come si sporgeva in avanti per assorbire ogni parola su espansioni di mercato e margini di profitto. Il funerale, 3 settimane fa, era stato un evento enorme. 500 persone stipate nella cattedrale di Santa Caterina, tutte vestite di nero costoso e a raccontare storie sull'acume imprenditoriale di Edward. Stephanie aveva pianto con grazia per tutta la cerimonia, asciugandosi gli occhi con un fazzoletto di seta mentre stringeva la mia mano come se fossi il suo ancora. 2 giorni dopo la sepoltura, l'avvocato di Edward, Randall Pierce, chiamò Stephanie per la lettura del testamento. Lei insistette che andassi con lei, diceva che aveva bisogno del mio sostegno in quel momento difficile. Avrei dovuto capire che qualcosa non andava quando passò 3 ore a prepararsi per un appuntamento con un avvocato. La lettura avvenne nell'ufficio di Pierce, nel centro città, uno di quei posti con mobili in pelle e libri di legge che nessuno legge mai davvero. Stephanie si sedette accanto a me, la gamba che tremava per l'ansia. Quando Pierce iniziò a leggere il testamento, elencando varie donazioni di beneficenza e piccoli lasciti a parenti lontani, osservavo attentamente il volto di mia moglie. Non era triste, stava aspettando. E a mia nipote Stephanie Marie Whitmore Harrison lesse Pierce, aggiustandosi gli occhiali: «Lascio l'intera Whitmore Industries, inclusi tutti i beni, proprietà e partecipazioni finanziarie valutate approssimativamente $17 milioni. La stanza cadde nel silenzio. La mano di Stephanie trovò la mia e strinse così forte che sentii le ossa scricchiolare. 17 milioni. Quel numero non sembrava nemmeno reale. Ci sono delle condizioni, continuò Pierce. Ma Stephanie aveva smesso di ascoltare. Lo vedevo nei suoi occhi, diventati distanti e calcolatori. Stava già spendendo quei soldi, immaginando la vita che avrebbe potuto avere.
Tornammo a casa con la sua macchina, una Mercedes comprata 2 anni prima con soldi che avevo sempre pensato provenissero da una piccola eredità di sua madre. Ora mi chiedo anche di quella, dissi. Ci credi? Disse lei, la voce vibrante di un'eccitazione a stento contenuta. 17 milioni, Jason. Capisci cosa significa? Significa che siamo sistemati per la vita, dissi con cautela. Siamo sistemati per la vita, corresse lei. Ma qualcosa nel suo tono suonava falso. Quella sera, Stephanie toccò appena la cena. Era incollata al portatile, a cercare qualcosa che non voleva condividere con me. Quando chiesi cosa stesse guardando, chiuse di scatto il computer o solo cose di lavoro. Non capiresti. 3 giorni dopo chiese il divorzio. Stavamo facendo colazione come ogni mattina. Io leggevo le notizie sul tablet, lei smangiucchiava lo yogurt. Jason, voglio il divorzio. Quelle parole mi colpirono come un pugno. Alzai lo sguardo da un articolo sui tassi di interesse, sicuro di aver capito male. Cosa? Un divorzio. Lo deposito oggi. Ho già parlato con un avvocato. Non mi guardava nemmeno. Continuava a mescolare lo yogurt come se stesse parlando del tempo. Stephanie, di cosa stai parlando? Abbiamo appena ereditato oltre 100 milioni insieme. Perché vuoi il divorzio adesso? Finalmente alzò lo sguardo, e l'espressione sul suo volto era una che non avevo mai visto prima. Fredda, calcolatrice, quasi divertita. Non abbiamo ereditato niente, Jason. Io ho ereditato. E onestamente, non ho più bisogno di te. Non ti ho mai davvero bisogno, ma sei stato utile per un po'. Mi facevi sembrare stabile e rispettabile per il nonno Edward. Ora che lui non c'è più, non ha senso fingere. Il cucchiaio cadde rumorosamente nella ciotola mentre si alzava. Il mio avvocato manderà i documenti al tuo ufficio. Non rendere le cose difficili. Otterrai ciò a cui hai diritto secondo la legge statale, che non è molto visto che abbiamo un accordo prematrimoniale, ma sono pronta a essere generosa. 20.000 dovrebbero coprire le tue spese di trasloco. 20.000, ripetei, il numero che a malapena mi entrava in testa. Su 100 milioni, l'eredità è mia, non proprietà coniugale. Il contratto prematrimoniale è a prova di bomba. Fidati, l'ho fatto controllare da 3 avvocati. Prese la borsa dal bancone. Rimango al Riverside Hotel finché non te ne vai. Voglio che te ne sia andato entro la fine della settimana. Poi uscì dalla nostra casa a schiera, dal nostro matrimonio, dalla nostra vita insieme, come se stesse lasciando un ristorante dopo un pasto mediocre. Se questa storia ti sta interessando, iscriviti al canale e lascia un commento qui sotto su una volta in cui qualcuno ti ha sottovalutato. Il tuo supporto ci aiuta a continuare a raccontarti queste storie potenti. E non dimenticare di mettere like a questo video. Chiamai mio fratello Kevin pochi minuti dopo che Stephanie se ne fu andata. Kevin aveva 5 anni più di me, gestiva la sua impresa di costruzioni e non aveva mai amato particolarmente mia moglie. Sembrava sempre che recitasse, mi aveva detto una volta, come se interpretasse il ruolo di tua moglie invece di esserlo davvero. Ora, seduto in cucina con i documenti del divorzio che non avevo ancora visto, ma che dovevano arrivare, avrei voluto ascoltarlo. È pazza, disse Kevin dopo che gli avevo spiegato tutto. La stai mantenendo da 4 anni. Nessun giudice la lascerà scappare con tutto. Hai detto che c'è un contratto prematrimoniale. Ci fu una lunga pausa. Jason, dimmi che hai letto il contratto prima di firmarlo. L'avevo letto. O meglio, l'avevo sfogliato la sera prima del matrimonio mentre Stephanie stava sopra di me, spiegandomi che era solo una formalità imposta dal nonno, che proteggeva entrambi, che rifiutare di firmare sarebbe stato un insulto alla sua famiglia. Giovane, innamorato e stupido, avevo firmato ogni pagina senza capire davvero a cosa stessi acconsentendo. Ho bisogno di un avvocato, dissi. Kevin mi diede il nome della sua avvocatessa divorzista, Patricia Novak, specializzata in casi complessi di divisione patrimoniale.
La chiamai quel pomeriggio e fissai un appuntamento per la mattina dopo. Quella notte dormii per la prima volta in 7 anni nella stanza degli ospiti. La casa schiera sembrava diversa, come se la vedessi per la prima volta davvero. Tutte le scelte di arredamento costose di Stephanie. I mobili che non avevo mai amato, ma avevo accettato perché moglie felice, vita felice. Le foto del matrimonio appese al muro, che mostravano una coppia che ormai non riconoscevo più. L'ufficio di Patricia Novak era in un magazzino riconvertito nel centro, con mattoni a vista e mobili moderni che riuscivano a essere professionali e accoglienti allo stesso tempo. Lei aveva circa 50 anni, occhi acuti e una stretta di mano che non ammetteva scherzi. Dimmi tutto, disse dopo che la sua assistente ci portò il caffè. L'ho fatto. Ci siamo conosciuti a un'asta di beneficenza, sposati in fretta, la sua disoccupazione, la morte di Edward, l'eredità, la richiesta improvvisa di divorzio. Patricia prese appunti su un blocco legale, facendo domande di chiarimento ogni tanto. Quando finii, si appoggiò allo schienale e mi studiò a lungo. Il contratto prematrimoniale, disse. Ne hai una copia? L'avvocato di Stephanie dovrebbe mandarla oggi. Bene. Dovrò esaminarla, ma Jason, sarò onesta con te. Se il contratto è davvero così solido come pensa tua moglie, e se il testamento di suo nonno specifica che l'eredità è solo per lei, potremmo non avere molte carte da giocare. Le eredità sono generalmente considerate proprietà separate, non beni coniugali. Le parole mi colpirono più duramente di quanto avessi previsto. Quindi lei se ne va con tutto. Non proprio tutto. Hai diritto a metà di qualsiasi bene matrimoniale acquisito durante il matrimonio, la casa, le auto, i risparmi, i conti, i fondi pensione, ma l'eredità stessa, se strutturata correttamente, sarebbe solo sua. Non mi sembra giusto. L'ho mantenuta per 4 anni mentre lei non faceva nulla. L'espressione di Patricia si addolcì leggermente. Purtroppo, giustizia e legalità non sempre coincidono. Ma lascia che esamini quei documenti prima di prendere decisioni. A volte i contratti prematrimoniali hanno delle falle. A volte i testamenti contengono condizioni che si trascurano. Non perdere la speranza. Quella stessa sera i documenti arrivarono nel mio ufficio, consegnati da un corriere che mi fece firmare come se fossero qualcosa di prezioso. La mia assistente, Rachel, me li portò con un'espressione preoccupata. Tutto a posto, Jason. Solo roba personale. Grazie, Rachel. Aspettai di finire il lavoro per aprire la busta, seduto in macchina nel parcheggio sotterraneo perché non riuscivo ancora ad affrontare di tornare a casa. La richiesta di divorzio era semplice, differenze inconciliabili. Divisione dei beni secondo il contratto prematrimoniale datato 15 giugno, 7 anni prima. La firma di Stephanie in calce, decisa e sicura. Il contratto era peggiore. 23 pagine di linguaggio legale che dicevano sostanzialmente che tutto ciò che Stephanie possedeva prima del matrimonio o aveva ereditato restava solo suo. Avevo diritto a metà del mio fondo pensione e metà del valore della casa a schiera che avevamo comprato insieme. Un rapido calcolo suggeriva che me ne sarei andato con circa $60.000 in tutto. 7 anni di matrimonio, 4 anni a mantenerla completamente, e avrei ottenuto $60.000 mentre lei teneva 17 milioni. Quella sera Patricia mi chiamò dopo aver esaminato i documenti che le avevo inviato via email. Non è una buona notizia, Jason. Il contratto è estremamente ben fatto, quasi sospettosamente. Cosa intendi? La maggior parte dei contratti prematrimoniali firmati prima del matrimonio sono documenti abbastanza standard. Questo sembra scritto apposta per proteggere una grande eredità futura. Tuo nonno ha avuto qualche ruolo nella sua stesura? La domanda mi fece girare lo stomaco. Non lo so. Ha detto che era solo una formalità. Farò qualche ricerca sulla pianificazione patrimoniale di Edward Wetmore. A volte i ricchi mettono in piedi strutture complicate per proteggere i beni di famiglia. Potremmo trovare qualcosa da usare. Dopo aver riattaccato, rimasi seduto nella mia casa a schiera al buio,
chiedendomi come avessi potuto non vedere tutti i segnali. Da quanto tempo Stephanie stava pianificando tutto questo? Era stato tutto un gioco per compiacere suo nonno? Pensai di chiamarla, di pretendere risposte, ma a cosa sarebbe servito? Era stata chiara, ero inutile ora. La settimana seguente passai la vita come un fantasma. Andavo al lavoro, tornavo a casa in una casa vuota che sembrava più sola senza Stephanie che non con lei. Kevin chiamava ogni giorno per sapere come stavo, offriva aiuto per il trasloco, suggeriva di cercare un posto nuovo. Non darle la soddisfazione di vederti distrutto, diceva. Tieni la testa alta e vai avanti. 3 giorni prima della mediazione per il divorzio, Patricia chiamò. Jason, devi venire in ufficio. Ho trovato qualcosa di interessante. Non volle spiegare al telefono, disse solo che era importante parlarne di persona. Guidai verso il centro città nel traffico serale, la mente che correva tra le possibilità. Aveva trovato una falla nel contratto? Un modo per contestare l'eredità? L'espressione di Patricia quando arrivai era difficile da leggere. Non proprio eccitata, ma decisamente energica. Siediti, disse, indicando la sedia di fronte alla sua scrivania. Negli ultimi 72 ore ho esaminato ogni documento pubblico relativo all'eredità di Edward Whitmore, il testamento, la struttura aziendale, la pianificazione patrimoniale precedente, e ho trovato qualcosa che tua moglie o non conosce o spera che tu non scopra. Tirò fuori una cartellina spessa e la aprì su una pagina segnata. Il testamento di Edward Whitmore, quello che lascia tutto a Stephanie, ha una clausola a pagina 47. La maggior parte delle persone la salterebbe perché è nascosta in mezzo a una sezione sulla pianificazione della successione aziendale, ma c'è ed è molto specifica. Il cuore mi batteva forte. Che tipo di clausola? Una clausola di stabilità. Dice che se Stephanie divorzia entro 5 anni dalla morte di Edward, il controllo di Whitmore Industries e il 70% degli asset finanziari passano a un trust controllato dal consiglio di amministrazione finché non si verificano certe condizioni. Lei manterrebbe solo il 30% dell'eredità e nessun controllo sull'azienda. Le parole non avevano senso all'inizio. Lessi il passaggio indicato da Patricia, poi lo rileggemmo insieme. Perché Edward avrebbe inserito una cosa del genere? Immagino che conoscesse bene il carattere di sua nipote. Questa clausola non serve a proteggerti, ma a proteggere il suo lavoro da qualcuno che non si fidava completamente di gestirlo responsabilmente. Pensaci, Jason. Se Stephanie avesse voluto davvero uscire dal matrimonio, avrebbe potuto chiedere il divorzio in qualsiasi momento negli ultimi 4 anni, ma ha aspettato che Edward morisse per sollevare la questione. Le implicazioni erano enormi. Quindi se lei divorzia da me, perde la maggior parte dell'eredità. Non proprio perde. Viene bloccata in un trust che lei non controlla. Il testamento stabilisce che può riavere il pieno controllo solo se resta sposata stabilmente per 5 anni, consecutivi dopo la morte di Edward o se raggiunge i 50 anni, quel che avviene prima. E lei quanti anni ha, adesso? 35. Quindi dovrebbe aspettare 15 anni per avere il pieno controllo. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione gestirebbe Whitmore Industries e gli asset. Lei riceverebbe distribuzioni dal 30% che mantiene, che comunque sarebbero sostanziali, circa 30 milioni. Ma il potere e il controllo che immagina sarebbero persi. Mi appoggiai allo schienale, cercando di assimilare tutto. Lei sa di questa clausola? Questa è la domanda da $1 milione, o meglio da 70 milioni. La lettura del testamento a cui hai partecipato copriva le disposizioni principali, ma gli avvocati raramente leggono tutto. Riassumono. Immagino che l'avvocato abbia detto che Stephanie ha ereditato l'azienda e i beni, e lei abbia smesso di ascoltare. Allora, cosa facciamo? Patricia sorrise, e non era un sorriso gentile. Era il sorriso di chi ha appena trovato la mossa perfetta a scacchi. La lasciamo presentare la richiesta di divorzio. Non le diciamo nulla della clausola. Passiamo per la mediazione. La facciamo sentire vincente. E poi,
Poco prima del decreto finale, informiamo il tribunale che si occupa dell'eredità di Edward del divorzio imminente. Le disposizioni del testamento si attivano automaticamente, Jason. Nel momento in cui il divorzio sarà definitivo, quella clausola scatterà. Sembra quasi crudele. Ti avrebbe lasciato $60.000 dopo 7 anni di matrimonio e 4 anni a mantenerla completamente. Ti ha detto in faccia che eri inutile e che non ti aveva mai bisogno. Questo non è crudele, Jason. Sono le conseguenze. Ci pensai per una decina di secondi. Facciamolo. La mediazione per il divorzio era fissata per il martedì successivo nello studio dell'avvocato di Stephanie. Arrivai con Patricia. Entrambi vestiti in modo professionale, con valigette piene di documenti. Stephanie era già lì con il suo avvocato, Douglas Hammond, un uomo dai capelli argentati con un abito probabilmente più costoso del mio mutuo mensile. Stephanie sembrava diversa. I capelli appena sistemati, riflessi costosi che catturavano la luce. Indossava gioielli che non avevo mai visto, diamanti probabilmente più costosi della mia macchina. Aveva già iniziato a spendere l'eredità. Jason disse freddamente entrando nella sala conferenze, cerchiamo di mantenere la calma. Annuii e presi posto. Patricia si sedette accanto a me, sistemando i documenti con cura. Hammond iniziò la riunione esponendo la posizione di Stephanie. Il contratto prematrimoniale è chiaro. L'eredità è proprietà separata. Siamo pronti a offrirti $75.000 come accordo, più di quanto ti spetti tecnicamente, come gesto di buona volontà. Molto generoso, disse Patricia con voce neutra. Tuttavia, la mia cliente vorrebbe esaminare i termini esatti dell'eredità della signora Harrison prima di accettare qualsiasi accordo. Gli occhi di Stephanie si strinsero. Non è affar suo. In realtà lo diventa quando si discute della divisione dei beni. Non stiamo contestando il diritto all'eredità, ma dobbiamo verificare i termini prima di finalizzare il divorzio. Hammond aggrottò la fronte. L'eredità è proprietà separata. I suoi termini non sono rilevanti per il procedimento di divorzio. Forse, ma la mia cliente vuole comunque vedere il testamento completo prima di firmare. È un suo diritto. Guardai Stephanie e il suo avvocato scambiarsi uno sguardo. Non si aspettavano resistenza. Hammond schiarì la gola. Possiamo fornire una copia delle sezioni rilevanti. Non è necessario esaminare l'intero documento. Preferiremmo l'intero documento, disse Patricia con fermezza. Diligenza standard. La riunione si concluse con l'accordo di riconvocare una volta che tutti avessimo esaminato il testamento completo. Stephanie sembrava infastidita, ma non preoccupata. Pensava ancora di avere il controllo. Patricia e io andammo a prendere un caffè a 2 isolati di distanza dopo l'incontro. È andata bene, disse ordinando un espresso. Non hanno idea che già sappiamo della clausola. Quanto ci metteranno a scoprirlo? Difficile dirlo. Se Hammond è bravo, esaminerà lui stesso l'intero testamento prima del prossimo incontro, ma gli avvocati gestiscono decine di casi contemporaneamente. Potrebbe non notare la clausola, soprattutto se Stephanie gli ha detto che l'eredità è semplice. Nelle 2 settimane successive, entrai in una strana routine. Di giorno andavo a lavoro a progettare edifici, fingendo che la mia vita non stesse crollando. La sera incontravo Patricia per pianificare strategie. Aveva assunto un investigatore privato per seguire Stephanie, documentare le sue attività, non per il divorzio in sé, ma perché Patricia aveva un presentimento su qualcosa che non voleva ancora spiegare. Il rapporto dell'investigatore arrivò un giovedì. Stephanie incontrava regolarmente un uomo di nome Trevor Langford in vari ristoranti e hotel costosi della città. Trevor aveva 38 anni, lavorava come consulente per la gestione patrimoniale e si specializzava nell'aiutare i neo-ricchi a gestire grandi eredità. Sta avendo una relazione? Chiesi, guardando le foto di Stephanie e Trevor a cene intime. Patricia scosse la testa. Non credo. Guarda i documenti in questa foto. Sono documenti finanziari. Sta pianificando come investire l'eredità.
Quindi sta spendendo soldi per la pianificazione finanziaria di un'eredità che potrebbe perdere. Questo mi dice che sicuramente non sa della clausola. Se sapesse che rischia di perdere il controllo dei beni, non farebbe questi piani. La seconda mediazione fu fissata a 3 settimane dalla prima. Questa volta Hammond aveva pronte le copie del testamento completo di Edward Whitmore. Patricia accettò la sua copia con grazia e passò 15 minuti a leggerla attentamente mentre noi restavamo in un silenzio imbarazzante. Quando arrivò a pagina 47, osservai attentamente il suo volto. Non mostrò alcuna reazione, continuò a leggere come se ogni pagina fosse ugualmente interessante. Tutto sembra in ordine, disse infine chiudendo il documento. Le condizioni dell'eredità sono chiare. Tuttavia, la mia cliente ha alcune preoccupazioni riguardo ai tempi. Quali tempi? Chiese Hammond. Il testamento menziona requisiti di stabilità legati allo stato civile. Vorremmo chiarimenti su come queste disposizioni possano influire sulla distribuzione dell'eredità. Stephanie si mosse nervosamente sulla sedia. Quali requisiti di stabilità? Patricia tirò fuori la sua copia del testamento e la aprì a pagina 47. Questa clausola qui sembra limitare il tuo controllo su Whitmore Industries se divorzia entro 5 anni dalla morte di suo nonno. La sala conferenze cadde nel silenzio. Stephanie strappò il testamento dalle mani di Hammond e sfogliò fino alla pagina indicata da Patricia. Vidi il colore svanire dal suo volto mentre leggeva. Non può essere vero, sussurrò. Nonno non mi avrebbe fatto questo. Hammond leggeva sopra la sua spalla, con un'espressione sempre più preoccupata. Signor Harrison, l'avvocato di suo nonno le ha spiegato questa clausola durante la lettura del testamento? No. Ha solo detto che ho ereditato tutto. Non ha menzionato condizioni. Patricia si appoggiò allo schienale della sedia. Beh, le condizioni sono piuttosto chiare. Se divorzia da Mr. Harrison ora, manterrà solo il 30% dell'eredità e perderà il controllo dell'azienda di famiglia per i prossimi 15 anni. A meno che non scelga di rimanere sposata per 5 anni dalla data di morte di suo nonno, momento in cui otterrebbe il pieno controllo indipendentemente dallo stato civile. Stephanie sembrava sul punto di vomitare. Le mani tremavano mentre teneva il documento. Non è giusto. Non è quello che nonno mi aveva promesso. Cosa le aveva promesso? Chiesi, parlando per la prima volta dall'inizio dell'incontro. Mi guardò con puro odio. Mi aveva promesso che avrei ereditato tutto, che non avrei mai dovuto dipendere da nessuno. Sembra che abbia mantenuto la promessa, disse Patricia con calma. Hai ereditato tutto. Devi solo rimanere sposata ancora qualche anno per mantenerlo. Mi sembra una richiesta ragionevole da un uomo che ha costruito la sua fortuna sui valori familiari e sulla stabilità a lungo termine. Hammond schiarì la gola. Avremo bisogno di tempo per rivedere questa clausola con la nostra cliente e decidere come procedere. Suggerisco di riconvocarci tra 2 settimane. Prendete tutto il tempo che vi serve, disse Patricia raccogliendo i documenti. Il tempo sta già, correndo. Mr. Whitmore è morto 3 settimane fa, il che significa che la signora Harrison deve rimanere sposata per 4 anni e 49 settimane per soddisfare la clausola di stabilità. Ogni giorno di ritardo accorcia quella tempistica. Li lasciammo seduti in quella sala conferenze. Stephanie fissava il testamento come se fosse una sentenza di morte. Hammond prendeva furiosamente appunti su un blocco legale. In ascensore, Patricia si concesse un piccolo sorriso. È andata meglio del previsto. E adesso? Adesso ha 3 scelte. Può procedere con il divorzio e perdere il 70% dell'eredità. Può ritirare la richiesta di divorzio e restare sposata con te per 5 anni, oppure può cercare di negoziare un accordo in cui accettiate di restare sposati sulla carta, pur vivendo vite separate. Pensi che proverà a negoziare? Patricia annuì. Ha passato le ultime 3 settimane a immaginarsi come una magnate miliardaria. Non rinuncerà a tutto senza combattere. La domanda è, cosa vuoi tu, Jason? Questa è anche la tua vita. Ci ho pensato.
Circa 7 anni di matrimonio con qualcuno che mi vedeva solo come un oggetto utile. Essere detto che ero inutile e mai necessario. Il modo spietato in cui ha cercato di scartarmi appena non le servivo più. Voglio il divorzio, dissi. Anche se significa che lei tiene 30 milioni, anzi, soprattutto se significa che lei tiene solo 30 milioni. Voleva buttare via il nostro matrimonio per soldi. Bene, che impari cosa costa davvero. La chiamata arrivò 2 giorni dopo, carica di tensione e attesa. Hammond voleva incontrarsi, solo lui e Patricia, per discutere un possibile accordo. Patricia accettò l'incontro senza di me e tornò con un'offerta quasi ridicola nella sua disperazione. Stephanie mi avrebbe pagato 5 milioni se avessi accettato di restare sposato con lei per 5 anni. Non avremmo dovuto vivere insieme. Non ci saremmo nemmeno dovuti vedere, se non per qualche apparizione pubblica occasionale, solo per mantenere l'illusione di un matrimonio stabile. Dopo 5 anni, ci saremmo divisi in silenzio e io me ne sarei andato con i miei 5 milioni, mentre lei avrebbe mantenuto il pieno controllo di Whitmore Industries. Ti sta offrendo 5 milioni, ripeté Patricia, assicurandosi che avessi capito. È una cifra considerevole, Jason. Saresti sistemato per tutta la vita. Cosa hai detto a Hammond? Che avrei presentato l'offerta al mio cliente, cosa che ho fatto. Ma Jason, questa è una tua decisione. 5 milioni non sono pochi. Guardai fuori dalla finestra dell'ufficio di Patricia, verso la città sottostante. Da qualche parte là fuori, Stephanie aspettava la mia risposta. Probabilmente convinta che tutti abbiano un prezzo. Che quei 5 milioni bastassero a comprare il mio silenzio e la mia collaborazione per 5 anni. No, dissi secco. Patricia alzò le sopracciglia. Sei sicuro? È ricchezza generazionale, Jason. Potresti andare in pensione, viaggiare, fare quello che vuoi. Sono sicuro. Di che procediamo con il divorzio? Aumenteranno l'offerta. Non importa. Non voglio i suoi soldi. Voglio la mia libertà. La mediazione finale fu brutale, spietata. Stephanie si presentò con gli occhi rossi e il trucco sbavato, sembrava non aver dormito per giorni. La sua offerta era salita a 8 milioni, poi 10, poi 15. Ogni volta rispondevo con un fermo o un no. Cosa vuoi? Urlò infine dall'altra parte del tavolo, la voce rotta dalla frustrazione. Vuoi distruggermi? È questo? Vuoi vendetta per qualche torto immaginario? Voglio esattamente quello che volevi tu 3 settimane fa, dissi con calma. Un divorzio? Sei stata molto chiara che non avevi bisogno di me, che ero inutile, che il nostro matrimonio era solo una facciata. Sto solo concordando con la tua valutazione. Ma era prima che sapessi della clausola. Adesso tutto è diverso. Non è diverso per me. Mi hai mostrato esattamente cosa significava il nostro matrimonio per te. $20.000 in una settimana per andartene. Ti ricordi? Ora le lacrime le rigavano il volto, rovinando quel poco di trucco rimasto. Per favore, Jason, ho sbagliato. Ero eccitata per i soldi e ho detto cose che non intendevo. Possiamo far funzionare le cose. Possiamo essere felici insieme. Non sei mai stata felice con me, Stephanie. Sei stata felice di quello che rappresentavo per tuo nonno. Un marito stabile, rispettabile, che ti faceva apparire bene, ma non mi hai mai voluto davvero. L'hai reso chiaro. Il divorzio fu finalizzato 6 settimane dopo la prima richiesta di Stephanie. Lei ottenne i suoi 30 milioni. Io presi $60.000 più metà del valore della casa a schiera. Il consiglio di amministrazione di Whitmore Industries prese il controllo dei beni rimanenti e della società stessa. Stephanie cercò di opporsi, assunse 3 avvocati diversi per contestare le clausole del testamento, ma Edward Whitmore aveva pianificato tutto con cura. La clausola era inattaccabile. La incontrai 6 mesi dopo in un ristorante del centro. Cenava da sola, guardando il telefono con un'espressione di profonda insoddisfazione. Quando mi vide, qualcosa le passò sul volto. Rimorso, forse,
O solo rabbia residua? Jason disse mentre passavo accanto al suo tavolo. Possiamo parlare solo un minuto? Mi fermai, contro il mio stesso giudizio. Mi fermai. Sto aspettando qualcuno. Lo so. Volevo solo dirti che mi dispiace per tutto. Te lo meritavi. Sì, dissi. Lo meritavo. Stai vedendo qualcuno? La domanda mi colse di sorpresa, una pausa pesante seguì. Perché dovrebbe importare? Non importa. Sono solo curioso, mi chiedevo se avessi trovato qualcuno che ti apprezza più di me. Sto uscendo con una donna di nome Claire. Feci una pausa, è insegnante. Lei pensa che il mio lavoro sia interessante e le piace che so cucinare. Un traguardo basso, ma funziona. Stefania sorriso tristemente. È una cosa buona. Meriti qualcuno che ti veda. E tu? Ancora a pianificare il tuo impero finanziario? 30 milioni non sono così tanti come si pensa, soprattutto quando guardi un consiglio di amministrazione gestire la società che avresti dovuto ereditare. Stanno facendo un ottimo lavoro, anzi meglio di quanto probabilmente avrei fatto io. A quanto pare, nonno Edward sapeva esattamente cosa stava facendo. Avrei potuto dire qualcosa di crudele. Avrei potuto farle notare che aveva buttato via il nostro matrimonio per soldi e alla fine aveva ottenuto meno di quanto avrebbe avuto se fosse rimasta sposata. Avrei potuto menzionare che il karma esiste e che il tradimento ha conseguenze. Invece, ho solo annuito. Abbi cura di te, Stephanie. Anche tu, Jason. E Jason, grazie per cosa? Per non aver preso i 15 milioni. Per non avermi permesso di comprarmi una via d'uscita dal dover affrontare quello che avevo fatto. Dovevo imparare questa lezione, anche se mi è costata tutto. Proprio allora è arrivata Claire, luminosa e sorridente, infilando la mano nella mia come se fosse sempre appartenuta lì. Abbiamo salutato Stefanie e siamo andati al nostro tavolo dall'altra parte del ristorante. Chi era quella? Ha chiesto Claire, studiando il menù. Qualcuno che conoscevo, ho risposto. Qualcuno che mi ha insegnato cosa non voglio in un partner. Claire ha sorriso e ha allungato la mano per prendere la mia. Allora credo che dovrei ringraziarla. La sua perdita è decisamente il mio guadagno. Guardando il volto sincero di Claire, pensando alla vita che stavamo iniziando a costruire insieme, basata su rispetto reale e affetto genuino, ho capito una cosa importante. Stefanie aveva ragione su una cosa. Non avevo più bisogno di lei. In realtà non ne avevo mai avuto bisogno. A volte la miglior vendetta è semplicemente rifiutarsi di partecipare al dramma di qualcun altro. A volte andarsene e costruire qualcosa di migliore con qualcuno che ti apprezza davvero. E a volte la giustizia arriva sotto forma di una clausola legale scritta con cura che insegna a qualcuno la lezione più costosa della sua vita. Mi chiamo Jason Harrison. Ho perso 7 anni della mia vita in un matrimonio costruito sulle menzogne. Ma ho guadagnato qualcosa di più prezioso di qualsiasi eredità. Ho guadagnato la consapevolezza del mio valore. E quello, a quanto pare, non ha prezzo. Se questa storia ti ha colpito, condividila con qualcuno che ha bisogno di ascoltarla. Lascia un commento su un momento in cui hai scelto il rispetto per te stesso invece del denaro. E non dimenticare di iscriverti per altre storie su persone comuni che trovano